Ed eccoci qui, un nuovo video ragazzi, e come avrete già intuito dalla intro torniamo a parlare di illuminatori a luce LED. Seguimi con attenzione anche tu che utilizzi solo luce a flash, perché magari, perché no, con i video di oggi ti decidi ad acquistare proprio anche tu questo illuminatore o un altro proprio da aggiungere alla tua attrezzatura. Un video diverso, ho voluto testarlo proprio all'aperto, non in studio, in condizioni decisamente non favorevoli. Mi riferisco alla luce, perché era decisamente ancora un orario non opportuno proprio per utilizzare questa luce, però noi abbiamo provato, abbiamo fatto questo test e nel video di oggi ve lo racconto. Innanzitutto questo è un prodotto della Small Rig che tutti voi conoscete, perché produce un paradiso di accessori, cavalletti, rig, cage, insomma tantissimi accessori interessanti, e recentemente proprio si è messa a produrre anche illuminatori, ne ha messi in commercio vari modelli. Quello che provo io è il modello da 120 watt che ha una potenza di 63.000 lux con la parabola a 1 metro di distanza. Ovviamente noi l'abbiamo provato con un softbox, lantern box, quindi i lux erano decisamente inferiori e vedremo il risultato. Informazioni e dettagli tecnici ve li darò più avanti nel video. Prima di continuare però devi sapere che erano le 8 di sera, mese di luglio, la scorsa settimana, quindi la luce era ancora decisamente elevata. Il tramonto sarebbe arrivato più tardi, attorno alle 9, e magari era l'orario più opportuno proprio per utilizzare questa luce che mi sta illuminando in questo momento, però dal momento che non avevo la possibilità di aspettare l'abbiamo provato in questa situazione di luce. Ok ragazzi, giusto che voi lo sappiate. Ovviamente voi dal video che state vedendo, dal momento che le due fotocamere che mi stavano riprendendo sono in automatico, non ti danno la giusta sensazione di luce che avevo in quel momento, ok ragazzi? Però dopo tutti i dettagli ve li racconto più avanti. Ci fermiamo solo un attimo, vi do alcune indicazioni, quelle che ritengo più importanti proprio di questo RC120 che ho messo proprio qui sul tavolo. La seconda parte adesso la vediamo del backstage, che è decisamente quella più interessante. Allora, innanzitutto vi dico le cose che dovete prendere in considerazione, almeno secondo me, quando volete acquistare un illuminatore al giorno d'oggi.
Innanzitutto la potenza dovete valutare un po' voi, in ambito fotografico ovviamente secondo me si può partire anche da 60 watt, però è meglio un 100 watt come minimo, dopo ovviamente possiamo anche salire. Per quanto riguarda il video ovviamente possiamo fare tantissime cose anche con un semplicissimo 30 watt, ok? Quindi detto questo, innanzitutto deve avere il LED cob, l'avrai sentito ovviamente nominare. Togliamo la cover, come vedete questo è il LED cob, praticamente sono tantissimi chip soldati tra di loro e abbiamo un modulo unico, ovviamente diverso rispetto alla vecchia tecnologia dei LED. E abbiamo tre vantaggi sostanziali, praticamente che avremo una temperatura più moderata, più bassa rispetto proprio al vecchio LED, valori cromatici del bianco migliori, mi riferisco al CRI e al TLCI, abbiamo valori decisamente più alti, poi dipende sempre dal produttore, quello che vuole mettere in commercio. Qui abbiamo un CRI al 95 e un TLCI al 96, che sono valori decisamente buoni. C'è di meglio, però per un fotografo e un videomaker normale basta e avanza. Ok ragazzi, e l'altro vantaggio che abbiamo decisamente più potenza, ovviamente a pari assorbimento di watt in fatto di lux. Una cosa molto importante prima di continuare con il backstage che volevo ovviamente farti vedere, che anch'io quando ho visto, anzi sentito, non ci credevo, pensavo che questo esemplare avesse un problema. Adesso l'ho acceso, ricordo che può essere alimentato ovviamente con la classica presa 220 che troviamo a casa, in dotazione ti danno il trasformatore, oppure come sto facendo io in questo caso utilizzando la batteria V-mount, V-lock, ok, che ti permette, poi dipende sempre da quanti ampere la prenderai, di avere un'autonomia da 1 ora, 2 ore e anche 4 ore, ok ragazzi, come ho fatto io proprio nello shooting che state vedendo. Una cosa molto importante, dopo aver provato tantissimi illuminatori, specialmente anche di marche più blasonate, è che praticamente sapete che per raffreddare il LED serve una ventola e un dissipatore. Tutti i vari illuminatori che abbiamo provato devono per forza avere, oltre al dissipatore, questa ventola che gira, ok? Alcuni fanno un rumore decisamente assurdo che se devi registrare dei video quando hai parlato è proprio sconsigliato. Alcune aziende fanno delle ventole sinceramente super silenziose e questa attualmente che provo della Smallrig praticamente è la più silenziosa. Anzi, facciamo una prova subito. Adesso è già acceso. Adesso l'ho portato un po' su di potenza, adesso mi sgancio il lavalier e avvicino proprio alla ventola che è qui sopra e credo che non si sente praticamente nulla o poco nulla, ok ragazzi, e questa è una buona cosa ragazzi, questa è da prendere in considerazione. Riguarda il modificatore che ho utilizzato in questo backstage, allora sempre della Smallrig Lantern Box, classica palla cinese che tutti conoscete, da 65 cm, se vi può interessare esiste anche la versione più grande, ok? Per me basta e avanza questo. Diciamo subito che è un modificatore che uso raramente, l'ho voluto utilizzarlo proprio per farvelo vedere, ok? Allora, questa è la confezione, siamo sui 110 euro, 105 euro, ok? Però
credetemi che li vale tutti perché è fatto decisamente molto bene, robusto, pesa. Io ne ho altri due, credetemi che sono molto più fragili, ok? Quindi questa è la confezione, vi danno anche la sacca per trasportarlo se vi può interessare. Al suo interno c'è anche un telo per coprirlo, che se magari non volete proprio che la luce vada ovunque, magari avrei dovuto utilizzarlo proprio in questo shooting anch'io, in modo da non disperdere la luce, sarebbe stato molto più saggio, ok? Allora, per aprirlo è molto veloce. Per farlo innanzitutto non dovete fare altro che appoggiarlo per terra. Adesso io lo appoggio sul mio piede, schiacciare, ci sono due perni, due gancetti dove va fissato proprio questo ferro che c'è al suo interno, ok? Lo schiacciate e il gioco è fatto, ok? Per richiuderlo la stessa cosa, schiacciate e il gioco è fatto. Come avete visto è molto veloce. Qui abbiamo anche dei velcri che servono proprio per attaccare il telo che vi danno in dotazione per coprire magari una parte di questo softbox. Bene ragazzi, allora siamo giunti al termine di questo backstage, spero che ti sia piaciuto, magari fammelo sapere qui sotto nei commenti. So che molti di voi non sono d'accordo, ma secondo me non hai fatto granché con questo illuminatore, non è servito praticamente a nulla, è come che avessi scattato la luce naturale, e ti garantisco però che non è così. Provare per credere. Se aspettavo un'altra mezz'oretta la luce si sarebbe abbassata e avrei ovviamente dato più risalto proprio alla modella, proprio con la luce del SmallRig. Ricordo anche che ci sono illuminatori molto più potenti, ok ragazzi, però da portare fuori all'aperto è decisamente dopo più complicato, specialmente se sei da sola. Allora, confezione, ti arriva un bel borsone che adesso ti faccio vedere in sovraimpressione, dove al suo interno ci sono tutti gli accessori che troverai. Allora, il classico trasformatore di rete che ti permette proprio di utilizzare l'RC 120 alla presa 220 di casa o al tuo studio, un cavo che ti permette proprio di collegarlo a una batteria V-Lock V-Mount non in dotazione. Potrei utilizzarlo in esterna come ho fatto io. Io ho variati formati di queste batterie, utilizzo sempre quella da 12 A, mi permette proprio con 120 watt un'autonomia di circa 2 ore se lo utilizzo proprio alla massima potenza, e che è decisamente valido. Ovviamente stiamo sempre parlando di batterie in buone condizioni. Come è costruito? Allora, ripeto un'altra volta, ho provato in passato prodotti Nanlite, Godos, Yongnuo, Ambifull, e questo SmallRig diciamo che non è il top, ma non è neppure un prodotto, come si dice, cheap, ok? Costruito bene, plastica, metallo, parte superiore la griglia in plastica, questa maniglia è in plastica, però sotto telaio tutto in ferro. E la cosa più importante è che davanti, dove abbiamo il LED, abbiamo, come vi ho detto, un attacco Bowers mount, però è in metallo, ok? Quindi se utilizziamo dei modificatori decisamente pesanti, come potrebbe essere un bank da 120, è decisamente meglio averlo in metallo che in plastica. Le dimensioni sono compatte, pesa 2,5 kg, praticamente il flash come una D400, ok? Ovviamente esclusa la batteria ricordo che devi acquistarla separatamente se vuoi utilizzarla all'aperto. Insomma, devi valutare te. So che è più comodo utilizzare il flash, non lo nascondo, però qualche volta può tornare utile una luce a LED. Altra cosa molto importante, il bracket per ovviamente fissarlo allo statio è in metallo, però questa maniglia per fissarlo è in plastica, ok? Mi fa sempre un po' di paura che prima o dopo mi resterà tra le mani, a parte ovviamente posteriore, dove non c'è un granché da dire. Ricordo che c'è un'applicazione per Android o per via telefoni Apple. Con l'applicazione tramite Bluetooth ovviamente possiamo modificare la potenza di questo illuminatore con un telecomando. Se prendi la versione bicolor puoi anche cambiare la temperatura a colore. Parte posteriore, velocemente, abbiamo un display dove abbiamo le informazioni ovviamente che ci servono, come la potenza e gli effetti video che andremo a utilizzare se sei un videomaker, perché anche questo RC 120 ha vari preset, vogliamo chiamarli così, come il temporale, come il paparazzi, come la TV vintage, insomma tutti questi effetti che possono aiutare a simulare delle particolari scene nei tuoi video se sei un videomaker. Io sinceramente non le ho mai utilizzate, però prima o poi lo farò. Abbiamo due dimmer,
uno serve proprio per aumentare o diminuire la potenza e l'altro proprio per cambiare gli effetti che ti ho appena accennato. Okay. Bene ragazzi, allora siamo arrivati anche oggi al termine di questo video, grazie di avermi fatto compagnia fino a questo punto del video e tiriamo le conclusioni. Allora, innanzitutto, tra tutti i vari illuminatori che ho provato posso collocare questo Small Rig a metà via, ok? Ho visto di meglio, ho visto di peggio, come prezzo siamo sui 220 euro, un prezzo ragionevole, ti danno anche il borsone, che credimi, questi borsoni non sono affatto economici e te lo dice uno che ha commercializzato proprio questi articoli per oltre 25 anni, ok ragazzi? Quindi tutto sommato è un buon prezzo. Come valori, mi riferisco ai valori cromatici, siamo su valori sulla media, come ti dicevo prima, ci sono valori più alti che hanno certi illuminatori, però costano decisamente il doppio, ok ragazzi? Quindi ti consiglio questo Small Rig da 120 watt, certamente sì, attualmente tra quelli che ho provato resterà tra i miei preferiti, ovviamente restando su una cifra di questa portata. E se hai ovviamente qualche soldino da aggiungere, magari comprati qualche accessorio come l'attacco, la piastra per attaccare le batterie V-mount proprio della Small Rig, che è costruita decisamente molto bene ed è robusta. Quindi se hai domande da farmi proprio in merito a questo prodotto, ti aspetto qui sotto nei commenti. Ti ringrazio ancora una volta e io ti do appuntamento al prossimo video, che sarà tra 15 giorni presuppongo, o forse anche meno, adesso vediamo, perché ci avviciniamo ad agosto e anche il sottoscritto tornerà a casa in Italia a trovare i propri cari. Un saluto ancora e alla prossima, ciao!